Normalmente quando cominciamo a lavorare con Fusion 360, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di cominciare a creare lo schizzo di ciò che vogliamo realizzare. Se il disegno è completamente vuoto, dobbiamo poggiarci su uno dei piani di riferimento, quindi XY, YZ o YZ. Di solito sceglieremo il piano in base a quello che dobbiamo fare. Una volta scelto il piano, se io vado su questo piano e premo il tasto destro del mouse, qui abbiamo una voce che si chiama schizzo. Quando clicco su schizzo, lui mi dà la possibilità automaticamente di scegliere di creare un cerchio, un rettangolo, una spline, proiettare uno schizzo, fare un offset o disegnare delle linee. Se io clicco su linea, lui entra automaticamente in modalità schizzo e qui vedete che sono comparsi tutti i comandi 2D per creare gli schizzi. Solitamente conviene sempre ancorare lo schizzo con il centro del disegno, quindi se io clicco qui e abbozzo una forma. L'importante è che la forma deve essere completamente chiusa. Nel momento in cui vado a chiudere la forma, il programma, per farmi capire che la forma è stata chiusa, mi inserisce all'interno una sorta di retino azzurrino che mi permette di capire che la forma è stata chiusa. Automaticamente il programma ha aggiunto tutta una serie di vincoli geometrici, tra cui l'orizzontalità, la verticalità delle linee, la perpendicolarità tra le linee. Io potrei anche cancellarli questi vincoli e andarli a reinserire qui. Quindi questi sono i vincoli geometrici, questi qui invece sono i vincoli dimensionali, quindi le quote, i diametri, eccetera. Dopo aver abbozzato la forma, visto che abbiamo comunque creato una forma senza immettere nessuna misura, a questo punto dobbiamo comunque immettere delle misure. Quindi andiamo sul comando misura, clicchiamo sul lato e diamo la misura, per esempio 110 millimetri. Continuiamo a quotare gli altri elementi, quindi 20 millimetri, ancora qui 20 millimetri, qui diamo 100 millimetri. Se proviamo a quotare la linea centrale, lui ci dice che lo schizzo è iper vincolato, vuol dire che comunque lui ha la possibilità, cioè se lui conosce l'altezza di 100, l'altezza di 20 e l'altezza di 20, lui sa esattamente quanto è questa misura e quindi è inutile andarla ad inserire. Di solito lo schizzo che noi creiamo ha un colore azzurro, cioè ha un colore sì azzurro come queste linee qua. Man mano che andiamo ad inserire le quote, quindi andiamo a vincolare il disegno, vediamo che le linee cominciano a diventare nere. Le linee che sono ancora rimaste azzurre sono le linee che non sono state ancora quotate. Quindi, diciamo, per capire quali quote devono essere ancora inserite, dobbiamo appunto guardare dove si trovano le linee azzurre e andare a inserire le quote che ci mancano. Quindi vado a quotare questa distanza e la porto pari ad 80. Per capire, diciamo, meglio quali sono le quote che gli mancano, io posso anche afferrare le linee azzurre e posso vedere che cosa si muove nel disegno. Lui conosce questa distanza di 80, ma non conosce questa distanza in basso, oppure io potrei quindi
o dire che questa distanza da qui a qui è pari a 110, oppure selezionando questa linea e selezionando quest'altra linea tenendo il control premuto, io potrei anche dire al programma, diciamo, di mettere un vincolo che mi permette di allineare queste misure. Se inseriamo un vincolo errato, il programma appunto ci propone, cioè ci dà un segno di errore e quindi ci dice che quel tipo di vincolo non può essere inserito. Clicchiamo quindi sulle due linee, diamo il vincolo collineare, che vuol dire allineali secondo lo stesso asse. Nel momento in cui tutte le quote sono state inserite, il disegno diventa completamente nero e quindi io posso premere o con termina lo schizzo oppure posso ehm, diciamo posso cliccare quindi termina lo schizzo da questa posizione oppure da questa posizione, quindi clicco su termina lo schizzo viene appunto inserito e a questo punto quindi io posso andare a fare l'operazione 3D cliccando ad esempio sul comando estrusione. Il comando estrusione serve appunto a dare una quota in elevazione, quindi io clicco o scrivo qui il valore dell'estrusione oppure potevo trascinare la freccia verso l'alto e quindi creare in questo modo il mio disegno. Adesso facciamo un altro piccolo esempio.